A metà del XIV secolo, il continente europeo era un vibrante arazzo di cultura in sboccio, fede rigida e commercio in espansione. Era un mondo dove le affilate, maestose guglie delle cattedrali gotiche svettavano disperatamente verso gli alti cieli, cercando protezione divina e favore eterno. Era un'era di grandi ambizioni, dove i mercanti sfidavano i pericoli della leggendaria Via della Seta per riportare i tesori, le sete e le spezie del misterioso Oriente. Ma sotto questa sottile patina di progresso e devozione religiosa, un nemico silenzioso, microscopico e invisibile si preparava a scatenare una vera incondizionata apocalisse sulla faccia della terra. Questo era un nemico che non possedeva grandi eserciti, non portava spade d'acciaio affilate e non indossava pesanti armature di ferro. Non aveva comandanti e non aveva stendardi. Eppure brandiva un'arma molto più letale, molto più devastante e molto più indiscriminata di qualsiasi schiera o forza militare mai radunata dalle mani dei re nella lunga e sanguinosa storia delle guerre umane. Il suo nome veniva sussurrato in un terrore assoluto e paralizzante: la peste, la morte nera. Una forza della natura implacabile e spietata che era destinata a cancellare, con fredda e terrificante efficienza, più di un terzo dell'intera popolazione umana dell'Europa dal mondo dei vivi per sempre. Per le persone dell'anno 1347, questa non era semplicemente una malattia, era il letterale adempimento del libro della Rivelazione. Era la fine del tempo stesso. Il nostro viaggio in questo cuore di tenebra inizia molto oltre i familiari confini baciati dal sole del mar Mediterraneo. Inizia nelle vaste, desolate e sferzate dal vento steppe dell'Asia centrale, un luogo di orizzonti infiniti, dove i venti inquieti sussurrano antiche leggende di imperi dimenticati e dove le carovane di mercanti sono costrette a navigare in deserti arsi dal sole e impietosi. È qui, all'interno di queste terre remote e solitarie, che il micidiale batterio noto alla scienza moderna come Yersinia pestis era vissuto indisturbato e dormiente per lunghi secoli. Esisteva in un delicato equilibrio ecologico, nascosto all'interno delle pulci microscopiche e assetate di sangue che infestavano la folta pelliccia dei roditori selvatici, come le marmotte e i ratti neri delle pianure. Per generazioni il virus rimase contenuto dalla brutale geografia delle steppe. Ma verso il decennio del 1330, le dinamiche fondamentali del mondo iniziarono a spostarsi in una direzione pericolosa. Le rotte commerciali globali si intensificarono come mai prima nella storia umana. La Via della Seta, la grande arteria del mondo antico, pulsava di nuova vita, energia e fame di profitto, creando un ponte vitale che connetteva il misterioso e opulento Oriente con il provato e in via di sviluppo Occidente cristiano. Seta, rare spezie aromatiche, fine porcellana e gemme preziose si muovevano attraverso i continenti in un flusso costante. E con essi arrivò un clandestino. Nascosti insieme a questi beni esotici, i ratti neri, il Rattus rattus, viaggiarono nelle oscure, umide fessure dei carri e nel profondo delle stive claustrofobiche delle navi mercantili. E annidate nel profondo della loro pelliccia c'erano le pulci, che portavano nel loro intestino la scintilla letale di un contagio globale. Il mondo, attraverso il suo stesso desiderio di connessione e ricchezza, aveva inconsapevolmente costruito l'infrastruttura stessa per la propria distruzione. Le prime devastanti ondate di questo nuovo orrore esplosero in Cina, specificamente nelle regioni remote e densamente popolate di Hubei e della valle del fiume Yangtze. In pochi brevi, caotici mesi, intere città furono sistematicamente decimate, le loro strade brulicanti trasformate in cimiteri silenziosi e infestati dove i morti superavano i vivi. Antichi cronisti cinesi scrissero con pennelli tremanti di una pestilenza così travolgente, così improvvisa e così terribile che sembrava come se il sole stesso venisse inghiottito da un'eterna, fredda oscurità. L'ordine sociale, costruito in migliaia di anni, si dissolse in poche settimane. Dal cuore della Cina, la peste seguì le lente carovane verso ovest,
aggrappandosi a loro come un'ombra che non poteva essere scossa, non importa quanto velocemente viaggiassero. Attraversò le vaste salate distese del Mar Caspio, raggiunse le sponde commerciali del Mar Nero e infine si fermò, pronta, affamata e paziente, proprio alle porte del continente europeo. Non era più una questione di se sarebbe arrivata, ma di quando. L'anno era il 1347, una data che sarebbe rimasta per sempre impressa negli annali della sofferenza umana come l'inizio della Grande Morte. Lo scenario era Caffa, un porto commerciale genovese strategico, ricco e fortificato, situato nella penisola di Crimea. A quel tempo, la città era bloccata in un brutale, estenuante e sanguinoso assedio da parte dei feroci guerrieri mongoli dell'Orda d'Oro, guidati dal formidabile Khan Janibeg. Ma persino i potenti mongoli, i conquistatori di metà del mondo conosciuto, stavano morendo nel fango e nella polvere dei loro accampamenti. Cadevano non per il volo delle frecce o il pesante filo della spada, ma per la mano invisibile e strangolatrice della peste. In un atto disperato, orribile e infame di primitiva guerra biologica, la primissima del suo genere registrata con tale macabro dettaglio nella storia umana, il Khan Janibeg ordinò un assalto finale e macabro. Rendendosi conto che il suo esercito era spacciato, comandò che i cadaveri infetti dalla peste dei suoi soldati caduti fossero caricati su massicce catapulte e scagliati oltre le alte mura di pietra della città di Caffa. Voleva che la città marcisse dall'interno, avvelenando gli abitanti con la stessa tossina biologica che stava distruggendo i suoi sogni di conquista. Mentre i corpi in decomposizione piovevano sulla città, l'aria stessa divenne densa dell'odore della putrefazione. I residenti di Caffa, terrorizzati e confusi, gettarono i corpi in mare, ma era già troppo tardi. Il contagio aveva trovato la sua strada nell'acqua, nell'aria e nei ratti del porto. I mercanti genovesi, testimoni di questo incubo e sentendo loro stessi i primi sintomi della malattia, fuggirono nel terrore assoluto. Salirono a bordo delle loro massicce galere di legno, issarono le vele e fuggirono attraverso le onde, disperati di tornare alla sicurezza delle loro case lontane nel Mediterraneo. Ma erano tutt'altro che soli su quelle navi maledette. Il nemico invisibile era a bordo con loro, annidato nelle stive oscure, umide e claustrofobiche dei vascelli, nascosto tra i sacchi di grano e i rotoli di fine seta. Nel freddo, grigio ottobre del 1347, 12 di queste galere genovesi finalmente attraccarono al porto di Messina, in Sicilia. Per la gente sui moli sembravano navi fantasma che andavano alla deriva senza meta nel porto. Quando i locali ignari salirono a bordo per dare il bentornato ai marinai stanchi, furono accolti da una scena di puro, incontaminato orrore che sfidava ogni descrizione umana. La maggior parte degli uomini a bordo erano già freddi cadaveri, i loro occhi sbarrati in un'ultima espressione di agonia. I pochi che erano ancora aggrappati alla vita erano incoerenti, i loro corpi coperti da capo a piedi da orribili gonfiamenti neri, gli infami bubboni, che trasudavano sangue scuro e un pus nauseabondo e disgustoso che puzzava di tomba. Le autorità di Messina alla fine realizzarono il pericolo e ordinarono alle navi di lasciare il porto, ma il danno era fatto. I ratti erano già scesi lungo le cime d'ormeggio, scomparendo nei vicoli oscuri della città. La peste era finalmente, ufficialmente, arrivata in Europa. E da quel tragico momento in poi non ci sarebbe stato modo di tornare indietro, nessuna preghiera abbastanza forte e nessun muro abbastanza alto da fermare il raccolto di morte. Mentre il calendario volgeva verso il 1348, la peste non era più una voce lontana o una tragedia costiera. Era diventata una realtà ineludibile e soffocante per l'intero continente europeo. Dai porti baciati dal sole della Sicilia e dai brulicanti centri commerciali d'Italia, il contagio iniziò a muoversi verso nord e verso ovest, avanzando con la fredda metodica persistenza di un esercito invasore che non conosceva fatica. Seguì i fiumi, le strade e i passi montani, trasformando l'infrastruttura stessa del progresso medievale in un'autostrada per l'estinzione. Immaginate l'atmosfera nelle grandi città europee.
A Firenze, il gioiello del Rinascimento, l'aria un tempo piena dei suoni del commercio e dell'arte era ora pesante per l'insopportabile fetore dei morenti e dei morti. Il grande scrittore Giovanni Boccaccio, testimone di questo inferno vivente, descrisse un mondo dove tutta l'empatia umana era semplicemente svanita. I legami della famiglia, i pilastri più sacri della società medievale, furono recisi in un istante. Le madri abbandonavano i loro neonati, i mariti fuggivano dalle loro mogli malate, i figli lasciavano i loro genitori anziani a morire nell'isolamento e nella sporcizia. La legge e l'ordine, un tempo mantenuti dalla morsa di ferro della nobiltà e della Chiesa, si dissolsero in una totale anarchia. Le strade erano pattugliate non da soldati, ma dai becchini, uomini dell'ordine sociale più basso che, per un prezzo elevato, entravano nelle case dei morti per trascinare fuori i corpi. Questi cadaveri erano ammucchiati su carri di legno, i loro arti intrecciati e scaricati in massicce, spalancate trincee scavate fuori dalle mura della città. Un cronista annotò cupamente che i corpi erano stratificati in queste fosse con sottili spolverate di terra, come lasagna in una teglia, mentre aspettavano il raccolto di anime del giorno successivo. Il mondo intellettuale del 1300 era del tutto indifeso. La medicina medievale era una miscela di antiche teorie greche, superstizione e dogma religioso, e nulla di tutto ciò poteva spiegare perché una persona potesse essere sana a colazione e un cadavere a cena. I leggendari medici della peste divennero i simboli più ossessionanti di questa era. Vagavano per i quartieri infetti, indossando lunghe pesanti vesti di pelle, rivestite di cera per respingere il miasma, l'aria putrida e corrotta che credevano portasse la malattia. La loro caratteristica più terrificante era la maschera a forma di uccello, un lungo becco ricurvo imbottito di rose essiccate, lavanda, menta e canfora. Speravano che questi aromi filtrassero il veleno dell'aria, ignari che il vero pericolo stava correndo ai loro piedi sotto forma di pulci. I loro trattamenti erano tanto disperati quanto inutili. Incidevano i bubboni neri con ferri roventi, causando un dolore lancinante senza alcun risultato. Prescrivevano pozioni fatte di smeraldi e perle schiacciate, o istruivano i pazienti a sedersi tra due massicci fuochi per purificare l'aria. Alcuni suggerirono persino che la peste fosse causata dall'allineamento sfavorevole di Marte, Giove e Saturno. Ogni cura fallita non faceva che approfondire il trauma psicologico collettivo di una popolazione che si sentiva del tutto abbandonata sia dalla scienza che da Dio. La religione non offriva santuario. Infatti, per molti, la peste era la prova definitiva dell'abbandono divino. Sulla scia di questa crisi spirituale, iniziarono a emergere movimenti radicali. I più famosi furono i flagellanti, gruppi di uomini e donne che vagavano di città in città, seminudi, sferzando le proprie schiene con flagelli borchiati di ferro, finché il sangue non scorreva sul selciato. Credevano che prendendo su di sé i peccati del mondo e compiendo questa penitenza pubblica avrebbero potuto placare un Dio adirato e fermare il massacro. La loro presenza, tuttavia, spesso faceva più male che bene, poiché diventavano involontari superdiffusori del contagio stesso che cercavano di porre fine. Mentre il bilancio delle vittime saliva a decine di milioni, emerse un lato più oscuro della natura umana, la ricerca di un capro espiatorio. In molte parti d'Europa, particolarmente in Germania e Francia, le comunità emarginate, più segnatamente la popolazione ebraica, furono falsamente accusate di avvelenare i pozzi per distruggere la cristianità. Questo portò a orribili pogrom e massacri che macchiarono ulteriormente il secolo di sangue, provando che la peste dell'odio poteva essere letale quanto quella biologica. Entro il 1351, la prima grande ondata della morte nera iniziò a recedere, lasciando dietro di sé un continente che era fondamentalmente irriconoscibile. Un terzo, forse persino la metà, della popolazione era sparita. Ma in questo vuoto demografico, i semi di un nuovo mondo iniziarono a germogliare. Il sistema feudale, che si era affidato a un surplus di manodopera economica e disperata, subì un colpo fatale. Con così pochi lavoratori rimasti in vita, i contadini e gli artigiani sopravvissuti
si trovarono in una posizione di potere senza precedenti. Chiesero salari più alti, libertà di movimento e la fine della servitù della gleba. L'autorità assoluta della Chiesa fu permanentemente scossa. Il fallimento della preghiera nel fermare la peste portò a un nuovo spirito di indagine, un desiderio di comprendere il mondo fisico attraverso l'osservazione piuttosto che solo attraverso la fede. Questo spostamento nella coscienza, questo focus sull'esperienza umana e sul qui e ora, sarebbe alla fine sbocciato nel Rinascimento e nella rivoluzione scientifica. Oggi, 7 secoli sono passati da quando quelle navi genovesi portarono l'Apocalisse al porto di Messina. Viviamo in un'era di antibiotici, vaccini e sequenziamento genetico. Sappiamo che la Yersinia pestis vive ancora in natura, ma non ha più il potere di porre fine alle civiltà. Eppure, il ricordo della morte nera rimane impresso nel nostro DNA collettivo. Ogni volta che emerge un nuovo virus, ogni volta che una minaccia pandemica finisce sulle prime pagine, un brivido ancestrale corre lungo la schiena dell'umanità. È un promemoria della nostra fondamentale fragilità. È un avvertimento che la linea tra una civiltà fiorente e il caos totale è più sottile di quanto osiamo immaginare. La storia della morte nera non è solo una storia di morte, è la storia definitiva della resilienza umana, di una specie che ha guardato proprio nella bocca dell'abisso e in qualche modo ha trovato la forza di costruire un nuovo mondo dalle rovine.